benvenuti sul mio canale Luana Dolce Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, un maglioncino caldissimo con il punto brioche. Ho realizzato una decorazione centrale, come avete visto nelle foto, che ricorda sia delle foglie ma anche una treccia. La costruzione è semplice, è a pannello e diciamo che il peso del maglione non arriva comunque ai 500 grammi, per cui diciamo come taglia è una M, una L, molto ampio come avete visto, per cui insomma non è pesantissimo. Allora andiamo a vedere subito l'occorrente e poi il tutorial. Andiamo a vedere da vicino il maglioncino. È semplicemente una costruzione a pannello, basta prendere le misure della circonferenza più abbondante o del seno o dei fianchi e dividere per due e quello sarà il nostro pannello. Però io ho aggiunto un pochino di aggio, un po' più del 10%, ora vi do tutte le misure. Su questo tutorial andiamo anche a vedere le cuciture invisibili, che andiamo a realizzare una cucitura, vedete, dove non si vede assolutamente nulla. Qui è la cucitura, penso da questa parte, ma non la vedo neanch'io. Ecco, comunque c'è eccola qui, la cucitura ed è invisibile. Andiamo anche a realizzare un piccolo disegno che ricorda sia una treccia o delle foglie, facilissimo con delle righe brevi, ma anche con delle righe lunghe. Fatto questo è semplicissimo dividere in tre parti per poter poi arrivare alla parte centrale per diciamo realizzare il nostro disegno. Per le misure delle maniche io vi consiglio sempre di fare poi prima la cucitura e poi prendere la misura giusta fino al polso, in maniera che non vi sbagliate di realizzare una manica più lunga, visto che andiamo a realizzare in questo modo la nostra manica, ma non in questo. Per lo scollo io non ho utilizzato un collo alto, ma semplicemente fatto una rifinitura a maglia bassa, riprendendo proprio le maglie proprio dal centro della V. Questo perché non volevo assolutamente un maglione con un collo pesante, visto che il maglione è bello presente. Però noi mettendo sotto una maglia in cotone, ma anche in dolce vita che si vede, sta benissimo e credo che sia più adatto per questo maglione. Allora adesso vi do tutte le misure prima e poi passiamo all'occorrente. Allora andiamo a prendere le misure della larghezza. È 60 cm, per cui di agio ho messo circa il 20%, ma mettendo il maglione in questo modo tende a allargarsi, ma quando poi si indossa, come avete visto, fascia abbastanza. Io l'ho voluto molto comodo, potete anche mettere un 15% di agio se non preferite mettere il 10 oppure farlo bello fasciato, ma io ho preferito renderlo molto comodo. Adesso andiamo a vedere la lunghezza, perché da cucito in questo modo arriva sui 65 centimetri, per cui è un maglione molto lungo, molto, insomma, è abbastanza che copre i fianchi e molto largo. Io il maglioncino lo penso sempre comodo, comodissimo, che ci deve avvolgere, però voi lo dovete costruire in base al vostro gusto. Allora, prese le misure, andiamo ad avviare il nostro tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il Big Like Tortora di Filati Discount. È un filato vaporizzato, sono 100 grammi, ha il 30% di lana, il 70% di acrilico, sono 180 metri circa con silioni ferri dal 6 all'8 e dall'uncinetto dal 4,5 6,5. È un filato bellissimo e questo è il color tortora. Uncinetto 7. Andiamo ad avviare 66 catenelle. Le prime 3 catenelle andiamo a realizzare delle maglie bassissime, sarà il nostro bordo elastico del nostro maglione, ma possiamo anche realizzarlo più alto se ci piace. Io preferivo realizzare un bordino piccolino, allora ho deciso di realizzarlo di 3 maglie. Allora avviate le 66 catenelle, vado a realizzare una catenella, entro sul punto successivo,
e realizzo una maglia bassissima, la prima, la seconda e la terza. Adesso vado a realizzare delle mezze maglie alte chiuse, prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo, invece di aggiungere di nuovo il filo lo vado a chiudere in questo modo, fermando diciamo le asoline sottostanti. In questo modo qui mi avvicino un attimo, prendo il filo, entro nella catenella e lo faccio passare, filo nella catenella e vado a chiudere il punto. Noi andremo a fare una lavorazione, tranne che il bordino elastico che sarà formato e realizzato da 3 catenelle bassissime, andiamo a lavorare avanti e indietro le nostre righe, poi successivamente sempre in costa retro. Allora adesso arrivo alla fine della riga e andiamo a vedere come si volta il lavoro. Quando abbiamo realizzato l'ultima maglia, giro il lavoro realizzando una catenella e giro. Adesso vado a lavorare sempre in costa retro, per cui prendo il filo, lavoro, qui abbiamo le mezze maglie alte chiuse, per cui vado a lavorare sempre mezza maglia alta chiusa, prendo in costa retro e vado a lavorare. Vi ricordo che dobbiamo sempre, per tutto il nostro lavoro del nostro maglione, lavorare in costa retro, sempre, per avere insomma questo effetto. Adesso vado a lavorare fino ad arrivare poi alle maglie bassissime. Adesso che sono arrivata alle ultime 3 maglie che sono bassissime, vado a lavorare bassissimo, per cui prendo il filo sempre in costa retro, per cui preparo la prima e la seconda. Quando ci troviamo a lavorare la terza, vi ricordo sempre, vi ho fatto vedere anche in altri video, non riusciamo a trovare la costina retro, entro nella prima costina, giro l'uncinetto in questo modo, vedete, e vado a trovare subito la costina che devo lavorare. Eccola qui. Per cui in questo modo prendo il filo e vado a lavorare la mia maglia bassissima. Catenella. Quando realizzo la catenella vado a tirarla leggermente in maniera che non sia poi troppo largo il nostro bordino elastico, per cui non tiro tantissimo perché poi dopo non una misura diventa troppo piccolina, però insomma vado a tirare un pochino, diciamo di una leggermente più piccolina, e vado a lavorare di nuovo le mie 3, tornando indietro, le mie 3 maglie bassissime, la prima, la seconda e la terza. Adesso vado a lavorare di nuovo la mezza maglia alta chiusa. Allora vado a lavorare fino ad arrivare a un'altezza che ci necessita del nostro pannello. Ognuno di noi insomma ha preso le proprie misure e andiamo avanti fino a realizzare l'altezza che ci occorre. Allora, come vedete ho terminato, mi sono prolungata fino, ora vi do tutte le misure e vi do anche il conteggio per quanto riguarda le spighette, che ovviamente sono 2 giri lavorati, però contando le spighette ci occorre poi per lavorare il pannello con le foglie centrali, proprio per realizzare poi le foglie in un modo più centrale possibile. Allora, per quanto riguarda la lunghezza sono circa sui 62 centimetri. La larghezza, lo metto la parte più larga perché sotto abbiamo comunque un bordino elastico e stringe. Abbiamo sui 57 centimetri, insomma è abbastanza largo, poi dobbiamo considerare che cede molto, per cui rimane bello ampio. Allora,
Adesso che abbiamo preparato, come vedete, il nostro bordino è pronto, è piccolissimo, che io mi piace in questo modo, andiamo a contare le nostre spighette, contando 1, 2, 3, 4. Abbiamo 30 spighette, insomma, perché poi quando andiamo a lavorare, ora vi faccio vedere subito il pannello realizzato del davanti, in maniera che ora che andiamo a realizzarlo dobbiamo fare un piccolo conteggio. Allora, in base alla vostra misura che avete realizzato, perché ovviamente io sto facendo della mia misura con questo filato, se voi avete deciso di realizzarlo in un altro filato oppure comunque ha una misura più piccola oppure più grande, dobbiamo realizzare, vi faccio vedere, il pannello con, queste sono il pannello con le foglie, eccola qui. Abbiamo foglie, ma anche treccia. Allora, prima di decidere dove inserire le foglie, che dobbiamo inserirle nella parte centrale, sappiamo che dobbiamo lavorare 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 5 righe, più che altro non righe perché poi sono doppie, diventano 10, ma 5 spighe da lavorare. Qui abbiamo i nostri laterali, per cui dalla nostra totalità delle spighe dobbiamo togliere 5 le righe. Questo fa sì che noi andiamo a lavorare la nostra parte centrale delle foglie proprio al centro, così possiamo determinare con il pannello sottostante. Per quello iniziamo a lavorare il pannello sottostante, proprio quello dietro, sottostante perché insomma io lo considero dietro, sottostante noi andiamo a lavorare le nostre righe. Se il mio pannello è di 30 o 31 righe, se sono dispari non fa niente, io sono andata a lavorare 13 righe più le 5. Allora, per cui andiamo a lavorare per quanto riguarda il mio caso, nel senso per questa misura vado a fermarmi alla 13ª riga, qui esattamente. Poi vado a lavorare le mie foglie e poi vado a lavorare normale fino ad arrivare alla larghezza uguale all'altra parte. Se noi facciamo il pannello sotto, come avete visto, sono 30 righe, diciamo 30 spighe lavorate, vado ad aggiungere una, per quello ho lasciato il filo, vado ad aggiungere una riga in maniera che poi il pannello sia identico e uguale, per cui lasciate sempre il filo della parte dietro, in maniera che se dovete aggiungere una riga lo potete sempre fare, oppure anche se c'è una riga in più qui nel pannello davanti non succede nulla. Allora, adesso andiamo a lavorare le nostre foglie o la nostra, diciamo, treccia stilizzata, diciamo così, e poi andiamo a lavorare le maniche. Come vi ho fatto vedere prima, questo è il pannello davanti. Per quanto riguarda la mia misura, come già vi ho detto prima le misure, io vado a contare le nostre spighette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e questa è la 13ª. Per cui moltiplicato per 2 ovviamente, perché ogni spighetta sono 2 lavorazioni. Allora, 2 righe da lavorare. Io adesso in questo momento vado a riprendere il lavoro. Lavoro sempre il mio bordo che sono di 3 maglie basse, bassissime, per cui la prima la vado a lavorare, la seconda e la terza sempre bassissima. Lavorate le 3 maglie bassissime, andiamo a lavorare a mezza maglia alta chiusa, andiamo a lavorare 12 maglie e poi ci fermiamo, lavoriamo la nostra riga breve e ci fermiamo alla 12ª maglia, non contando le 3 d'avvio, è solo la mezza maglia alta chiusa, ne realizziamo 12. Adesso vado, terminato le 12 maglie, catenella, vado a girare il lavoro. Vado a lavorare ancora le mezze maglie alte chiuse per tutta la riga.
lavorate anche le 3 maglie bassissime, catenella, stringo un pochino la nostra catenella e giro il lavoro. Vado a lavorare di nuovo le 3 maglie bassissime sempre di bordo. Adesso vado a lavorare di nuovo la mezza maglia alta. Dobbiamo fermarci alla decima maglia, per cui la undicesima, la dodicesima non la lavoriamo. Qui vado a lavorare sempre mezza maglia alta chiusa, ne lavoro 10. Terminata la riga breve, andiamo a realizzare una catenella e giro il lavoro di nuovo. Vado a lavorare sempre la riga di ritorno. Terminata la riga anche con le maglie bassissime, vado a lavorare una catenella, stringo leggermente e giro di nuovo il lavoro. Adesso vado a lavorare sempre le 3 maglie bassissime, vado a stringere un pochino di più, e vado a lavorare la mezza maglia alta chiusa nel lavoro 8, per cui vado a lavorare e non lavoro né la nona e né la decima, cui vado a lavorare la mia riga e proseguo. Lavorate le 8 maglie, catenella e vado a girare il lavoro. Di nuovo faccio la riga di ritorno lavorando sempre la mezza maglia alta chiusa fino al termine e lavorando poi le 3 maglie bassissime, quelle sempre dobbiamo sempre lavorare, e proseguo. Adesso che abbiamo finito la riga facciamo una catenella e giriamo il lavoro di nuovo. Andiamo a lavorare le maglie bassissime e adesso andiamo a lavorare come si presentano le nostre maglie. Dobbiamo chiudere la nostra scaletta. Cosa facciamo? Andiamo a lavorare sempre la mezza maglia alta chiusa, lavoro l'ultima maglia. Adesso con l'uncinetto andiamo a entrare nelle 2 costine, queste sono un po' piccoline ma eccole qui, ve le faccio vedere, ecco la prima e la seconda della spighetta, vedete? Questa è la nostra spiga e questo dove dobbiamo inserire l'uncinetto. Vado a tirare un pochino, faccio passare il filo tra la prima e le 2 in questo modo, lo blocco con l'indice perché poi sfugge, entro nella base costa retro sempre con l'uncinetto, prendo il filo e lo faccio passare su tutte le asoline e tiro il filo, prendo il filo e vado a lavorare sempre a mezza maglia alta chiusa in questo modo. Ripeto di nuovo, entro, che vediamo abbiamo l'altra scaletta, nelle 2 costine, faccio passare il filo tra la prima e le 2, blocco con l'indice, lo passo davanti in questo modo, entro nella costa retro, prendo il filo, blocco il filo e lo faccio passare su tutte le asoline, tiro, vedete? Eccolo qui.
di nuovo vado a chiudere il punto, che ovviamente erano 2 punti, no? Il primo andiamo a chiudere, abbiamo l'ultimo, entro sempre nelle 2 costine, il filo tra la prima e le 2, blocco con l'indice, lo passo in avanti, entro nella prima maglia, questa è la prima, mi raccomando, nella prima maglia disponibile, prendo il filo e lo passo su tutte le asoline e tiro. Questa abbiamo realizzato la prima maglia, andiamo a realizzare la seconda, sempre in costa retro, la terza, fino ad arrivare a 10 maglie totali e ci fermiamo. Questo è il lavoro come si presenta, vedete abbiamo completamente chiuso, abbiamo lavorato le nostre 10 maglie, catenella e vado, ops, e vado e giro il lavoro di nuovo e vado a lavorare sempre in costa retro fino alla fine, contando sempre le 3 maglie che dobbiamo lavorare a maglia bassissima, quello lo facciamo sempre, vado a lavorare tutte mezze maglie alte chiuse sempre fino alla fine, ma ovviamente le 3 maglie saranno bassissime e proseguo fino al termine della riga. Adesso che abbiamo concluso la riga, sempre comprese le 3 maglie bassissime, andiamo a realizzare una maglia, una catenella e giro il lavoro. Adesso di nuovo le 3 maglie bassissime, la prima, la seconda e la terza. Vado a lavorare sempre le maglie, mezze maglie alte chiuse, ecco. Allora dove vado a lavorare? Fino, mi devo fermare 2 maglie prima, ecco qui, lasciamo come 2 maglie, non le lavoriamo, qui ci fermiamo prima questa riga breve, andiamo a lavorare, non lavoriamo 2 maglie finali e ci fermiamo e poi voltiamo il lavoro. Allora adesso come vedete non vado a lavorare le ultime 2 maglie, questa e questa non la vado a lavorare, per cui catenella e volto il lavoro. Adesso devo lavorare 10 maglie. La seconda, la terza. Adesso lavorate le 10 maglie, catenella e volto il lavoro. Volto il lavoro e non vado su questa riga non vado a lavorare le ultime 2 maglie. Io giro sempre un pochino il lavoro in maniera che vedo bene le catenelle. Allora adesso in questo modo vado a realizzare una catenella e volto il lavoro in questo modo. La vado a lavorare adesso le maglie bassissime, vado a lavorare le mezze maglie alte, adesso che ho concluso la riga dobbiamo fare degli aumenti, però andiamo a chiudere e aumentiamo di 2 maglie, per cui vado sempre a prendere le 2, vedete
costine laterali, che sono queste, che fanno parte della V, vedete? Come abbiamo fatto prima. Vado un attimino a chiudere, passo il filo, lo blocco, entro nella maglia sottostante, blocco i fili e faccio passare il filo. Adesso ancora una maglia, sempre mezza maglia alta, chiusa. Adesso catenella e vado a lavorare di nuovo. Lavoro le mie 10 maglie, sempre 10, perché questa è la prima e la seconda, per cui ci dobbiamo fermare 2, facciamolo insieme, sistemo bene il lavoro, 2, 3, 5, 6. Adesso non dobbiamo lavorare le 2 maglie, appena finita la riga vado a fare una catenella e volto il lavoro. Noi ci troviamo poi da questa parte, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma poi dobbiamo aumentare di 2, che noi qui adesso le togliamo, perché è una, insomma, anche diminuzione si può dire, per cui vado ancora a lavorare. Vado a chiudere la scaletta, questo è l'ultimo punto. Ora vi faccio vedere, abbiamo la nostra scalettina che è questa, io vado a prendere il punto, lo vado a chiudere di nuovo senza prendere il filo, non devo prendere il filo, vado a chiudere di nuovo, prendo le 2 costine, vedete che fanno parte sempre della V, metto il filo, lo blocco, entro nel punto sottostante, tiro un pochino il filo e vado a lavorare un'altra maglia. Qui abbiamo lavorato la prima e questa è la seconda, ecco qui, e abbiamo concluso questa parte. Adesso che abbiamo eseguito le 2 maglie, catenella e torno indietro, giro il lavoro di nuovo e dobbiamo andare a chiudere tutte le scalette, tutte, e poi andiamo a lavorare delle maglie. Allora adesso vado a lavorare ogni maglia, fino a chiudere. Ora vi faccio vedere per chiudere le scale, le scalettine. Adesso che abbiamo lavorato l'ultima maglia, andiamo a chiudere, entriamo sempre nelle costine, 1 e 2 quelle laterali, passiamo il filo, lo blocco con l'indice, vado sulla prima maglia disponibile in costa retro, prendo il filo e lo faccio passare e tiro, poi lavoro la maglia successiva a mezza maglia alta chiusa. Di nuovo abbiamo di nuovo la scaletta da chiudere, vado a lavorare le 2 costine della V, passo il filo, lo blocco con l'indice, faccio passare avanti, vado in costa retro nella prima maglia disponibile di base, blocco i fili e lo faccio passare, tiro il filo e di nuovo andiamo a fare sempre la stesso modo, passo il filo in avanti, blocco con l'indice sul filo e vado a chiudere mezza
maglia alta chiusa. Abbiamo l'ultima, qui dobbiamo iniziare a contare di nuovo le maglie, contiamo ancora le 10 maglie. Allora adesso prendo il filo e vado a contare la prima, qui adesso no, scusate, vado ad entrare le prime costine, sempre metto il filo davanti, lo blocco con l'indice, entro nella prima maglia disponibile, quella sottostante, e vado a chiudere, vado a chiudere bene e tiro il filo in questo modo. Questa è la prima maglia che abbiamo lavorato, dobbiamo lavorare, questa è la seconda e la terza, la quarta, arrivo fino alla 10ª maglia, questa è la sesta, qui abbiamo 1 2 3 4 5 e poi giro il lavoro. Arrivata alla 10ª maglia, catenella e giro il lavoro di nuovo e vado a lavorare fino a chiudere. Ora vi faccio vedere, proseguo fino a questo punto, sempre a mezza maglia alta chiusa. Allora proseguo. Adesso dobbiamo, che siamo arrivati al termine, dobbiamo chiudere. Adesso vado a prendere sempre le due costine laterali, passo il filo tra la prima e le due in blocco, entro in quella sottostante in costa retro, prendo il filo e lo faccio passare su tutte le asoline, tiro, punto successivo, perché devono essere due maglie, vado a chiudere sempre a mezza maglia alta chiusa. Adesso di nuovo catenella e volto il lavoro, vado a lavorare ancora la parte fino a diciamo lasciare le due maglie, così insomma è più facile comprendere, andiamo a realizzare questa riga ma lasciando le due maglie non lavorate, per cui proseguo. Allora, come vedete, questa fogliolina si sta realizzando. Allora, adesso dobbiamo, io vi lascio l'asterisco sulle ripetizioni da fare, dobbiamo ripetere questa parte, tornate indietro dove c'è l'asterisco, che noi torniamo indietro e andiamo a lavorare le 10 maglie che noi abbiamo lavorato e le vado, vi faccio vedere sempre, catenella, noi stiamo facendo adesso questa parte qui, questa, andiamo a contare, abbiamo lasciato le due come abbiamo lasciato nella parte sottostante, vedete questa è la riga che è identica, adesso noi dobbiamo fare questa. Ora per fare questa noi dobbiamo andare a lavorare 10 maglie. Adesso che l'abbiamo lavorate vado a fare la catenella come abbiamo già fatto prima e vado a girare il lavoro, per cui per non confondervi vi conviene che vi ho lasciato l'asterisco, tornate indietro e rifate i stessi passaggi. Adesso se volete ve li faccio vedere in velocità, ma insomma sono i stessi. Andiamo a lavorare ma non lavoriamo le ultime due sempre. Ecco qui, come vedete ho lasciato le due maglie
e vado a lavorare di nuovo, per cui non voglio confondervi, farvi vedere tutti i passaggi, basta tornare indietro e voi potete insomma fare sempre questo lavoro fino ad arrivare, vi faccio vedere adesso fino a che punto vi dovete poi fermare, perché poi dobbiamo andare dritti da questa parte e poi andiamo a chiudere il tutto. Come vedete ho terminato, ne ho realizzate di foglie, diciamo foglie 1, 2, 3, 4. Adesso mi restano un pochino di maglie, non ne posso realizzare un'altra, per cui vado a chiudere come facciamo di solito, entriamo nelle costine laterali, passo il filo e vado a chiudere sul punto sottostante in questo modo e abbiamo chiuso. Adesso vado a lavorare tutte le maglie che ci restano. Allora, se avete fatto la mia stessa lunghezza, il mio stesso filato, vi restano circa 6 maglie. Vado a chiudere. Allora, adesso noi dobbiamo non fare più la foglia. Per non realizzare più la foglia, ora ve la faccio vedere da vicino, facciamo così, ecco qui. Allora, dobbiamo andare a riprendere le righe fino a arrivare a questo punto, per cui andiamo a fare degli aumenti. Se qui abbiamo lavorato, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie, ne faremo 8 poi nel giro successivo, cioè aumentiamo man mano fino ad arrivare alla chiusura, diciamo, del nostro giro, come abbiamo fatto in questo caso. Allora, noi abbiamo iniziato con una riga, poi siamo tornate indietro, con una riga e siamo tornate indietro, per cui la cosa che dobbiamo fare è aumentare 2 maglie. Se vogliamo fare lo stesso motivo lo facciamo anche da questa parte, andiamo a lavorare adesso il ritorno, poi chiudiamo e lavoriamo 2 maglie, per cui in questo caso facciamo una catenella e vado a lavorare le mie maglie sempre in costa retro. Faccio la prima, la seconda, la terza, lavorate le più maglie e vado a fare una catenella e torno indietro, che dobbiamo andare poi a chiudere, per cui lavoro le mie maglie restanti, giro il lavoro e vado adesso a chiudere la nostra riga. Adesso sempre nello stesso modo entro nelle 2 costine della V, passo il filo, vado a lavorare la prima maglia disponibile sottostante, tiro il filo e la seconda, di nuovo catenella e giro il lavoro. Vedete, devo andare a chiudere, devo ricreare il vuoto che si presenta in questa parte, no? Allora vado a lavorare di nuovo e poi giro il lavoro, che si vede bene in questo modo, per cui le righe che abbiamo fatto nella parte iniziale dobbiamo farle qui, invece lì abbiamo fatto delle righe che sono brevi e qui faremo delle righe che sono lunghe, ecco, e andiamo a allungare la nostra riga,
andiamo a lavorare di nuovo. Adesso dobbiamo aumentare ancora di due maglie. Siamo arrivati al termine della riga e dobbiamo allungare la nostra riga. Vado a prendere l'ultima maglia, giro l'uncinetto e vado a fare sempre, diciamo, la nostra chiusura della scaletta. In questo modo passo il filo, vado sul punto sottostante, blocco il filo e tiro, e vado anche in quello successivo e abbiamo allungato la nostra riga. Di nuovo adesso andiamo a vedere, contiamo le righe. Noi dobbiamo realizzare 4 righe, come vedete questa è quella lunga che comunque è di base e questa è quella di base. Qui abbiamo 1 2 3 4 righe, per cui dobbiamo fare 1 2 3 e dobbiamo fare la quarta riga e poi andiamo a chiudere tutto. Qui quante ne abbiamo fatte in sottostante, dire questa si conta lo stesso perché è 1 2 3 4. Qui non l'abbiamo, abbiamo la riga di base, per cui 1 2 3 e dobbiamo fare la quarta. Come vedete questa è la linea di base. Abbiamo realizzato 1 2 3 e 4. Adesso stiamo iniziando, dobbiamo tornare indietro. Se vediamo quella di base sotto abbiamo la stessa cosa, linea di base, abbiamo 1 2 3 e 4 e abbiamo qui iniziato, diciamo, mezza riga e mezza riga è qui. Ora dobbiamo andare a chiudere il tutto. Cosa facciamo? Andiamo semplicemente a lavorare punto per punto e andiamo a fare una congiunzione per quanto ripete, insomma, questa parte qui, ma non è nulla di complicato. Andiamo a vedere. Per chiudere, vedete, ci troviamo in questa parte sempre con la stessa chiusura della scaletta. Vado a prendere le due costine laterali in questo modo, passo il filo, vado sul punto successivo, blocco i fili e lo faccio passare, tiro il filo e continuo a lavorare. Noi andiamo a lavorare la nostra riga, andiamo a unire proprio tutto e andiamo a lavorare normalmente. Dove ci troviamo qui in questo punto andiamo semplicemente a chiudere la nostra scaletta. Vi faccio vedere di nuovo. Basta insomma andare a lavorare ogni punto e quando ci troviamo nel momento in cui dobbiamo unire, diciamo, la foglia con la base, chiuderla, dobbiamo fare sempre chiudere la nostra scaletta. Come facciamo? Come abbiamo fatto sempre, prendendo l'uncinetto, entrando nelle due asoline, mettiamo nella prima, adesso lavoriamo l'ultima, lo faccio vedere di nuovo, lavoro l'ultima, entro con l'uncinetto sempre qui al centro delle due costine, che sono un po' più piccoline perché le abbiamo tirate, ma ci si riesce a prenderle, un pochino di pazienza. Ecco qui, passo il filo sempre tra le due asoline e vado a chiudere, blocco il filo e abbiamo concluso e vado a lavorare. Per cui vado a lavorare adesso, vado a lavorare sempre chiudendo fino ad arrivare alla fine. Non ci dimentichiamo di lavorare le 3 maglie bassissime, torno indietro e vado a lavorare il continuo del nostro maglioncino. Normalmente vado a lavorare sempre in costa retro le nostre mezze maglie alte chiuse, le prime 3 sono bassissime. Proseguiamo fino a fare le stesse righe che abbiamo fatto da questa parte. Adesso che abbiamo terminato il nostro pannello davanti, come vedete è bello dritto, abbiamo lavorato il dietro, andiamo a lavorare le maniche. Ora dobbiamo prendere la misura ovviamente della manica, di quanto la vogliamo larga e poi di quanto deve essere lunga. Allora un consiglio: possiamo già cucire la parte sopra
e la parte sotto, per poi determinare oppure mettere dei spillini per determinare la lunghezza. Oppure prendiamo un maglione che insomma che utilizziamo, che ha quasi la stessa misura, possiamo vedere la misura giusta. Dal momento in cui ci appoggiamo il pannello davanti, mettiamo dei piccoli spillini, andiamo a prendere la misura da qui fino al polso, piegando leggermente ovviamente il braccio in maniera che sia non troppo, insomma, preciso. Allora, per lavorare la nostra manica vi do subito la mia misura, che ha una lunghezza di 49 centimetri e una larghezza di 35 centimetri. Allora, la manica che ho realizzato ovviamente ha sempre le tre maglie bassissime all'inizio, come non ho fatto diciamo un polsino più largo o più alto, insomma più alto, ma ho deciso di realizzarlo basso, sempre come il pannello davanti e il pannello dietro. Ho avviato 52 catenelle per avere questa misura. Voi prendete la vostra misura e lavorate sempre nello stesso modo. Vi dico anche quante spighe ho lavorato. Ho lavorato 19 spighe, per cui è 19 per 2 come righe lavorate, e questo è il nostro bordino, per cui abbiamo tutte adesso le indicazioni per andare a lavorare le maniche. Allora, adesso andiamo a cucire quanto riguarda le spalle. Noi dopo che abbiamo fissato il filo, noi dobbiamo far coincidere le spighe con i nodini, spighe con i nodini. Come facciamo? Entriamo nella spighetta, qui laterale, rientriamo nella spighetta, quella frontale, ci giriamo completamente intorno, in questo modo, e poi lavoriamo il nodino. Lavorato il nodino, tanto abbiamo fissato bene il filo, entriamo nella spighetta successiva, questa possiamo anche entrare in questa, ma riusciamo a fissarlo bene se entriamo in questo modo. Vedete, si chiude benissimo senza tirare troppo il filo. Entriamo nel nodino e nodino, rientro nel nodino e nella spiga. Senza tirare, per cui controlliamo bene. Vedete, c'è proprio la congiunzione delle spighette. Proseguiamo fino ad arrivare all'altezza che a noi diciamo dello scollo della spalla. Adesso io vi do anche le mie misure. Entro nella spiga. Possiamo lavorare anche questa, ma io vi assicuro che il risultato è migliore prendendo, ecco qui, vedete? Proseguo fino ad arrivare a, vi dico ora, i centimetri. Dopo aver cucito le spalle possiamo attaccare le maniche direttamente, diciamo, prima di cucire i laterali dei fianchi. Allora, io queste sono 19 righe, ho messo quella centrale e come mi regolo? Ovviamente vado a misurare quanto mi occorre del nostro scalfo, però io quando vado a cucire mi regolo con questi punti, vedete? Questi nodini, per cui vado a, questo è un punto, corrisponde, un punto è un punto, corrisponde, in maniera di renderlo più preciso possibile, però insomma non succede nulla se facciamo leggermente un punto in più perché ci occorre, non è un problema. Allora, adesso andiamo a cucire la manica. Andiamo a togliere il marcapunti, nostro punto di riferimento, ci agganciamo sotto,
Adesso dobbiamo cucire in maniera, spero che si vede, qui abbiamo la nostra spighetta e dobbiamo far corrispondere questi punti con la nostra spiga laterale. Noi andiamo a lavorare i nodi. Adesso in questo modo vado a prendere il nostro punto di riferimento, che è questo. Adesso abbiamo la spiga, entro nella spiga, e entro nel nodino e vado a girare sulla spiga. Ci vuole un pochino di pazienza e rientro nel nodino e vado sul nodino centrale, eccolo qui. Ci giro sempre intorno, in questo modo, poi entro nella spiga. Invece di lavorare spiga con spiga dobbiamo lavorare con i nodini, no? Ecco qui. Allora, adesso che ho cucito la manica, andiamo a cucire la parte laterale. Questa è la parte bassa del nostro maglioncino. Andiamo a realizzare una cucitura invisibile. Ci agganciamo con il filo sotto. Abbiamo la spighetta laterale, andiamo, vedete, ad uscire con il filo con la spighetta laterale. Prendiamo il nodo, che è questo, e ci passo con il filo. E tiro il filo. Ora ripasso nella spighetta dove sono uscita e rientro in quella successiva, in questo modo. È quella laterale, non quella davanti. Tiro il filo. Ora rientro sul nodo successivo. Il nodo ovviamente che è quello della parte opposta. Stiamo sempre lavorando sul dritto, mai sul rovescio, Qui lavoriamo sul dritto. Ora rientro sulla spiga dove sono uscita e entro in quella successiva e vado a cucire in un modo che poi insomma non si vedrà più nulla perché è una cucitura invisibile. Entro sul nodo uguale da dove sono uscita, entro in quello successivo. Proseguo fino al termine della cucitura. Come vedete adesso ancora non si vede bene, ma poi alla fine questo filo va nascosto, messo dietro. Andiamo a proseguire fino ad arrivare allo scalfo che abbiamo già cucito la parte superiore della manica. Andiamo a proseguire fino al polso. Allora adesso ho realizzato tutte le cuciture, ma voglio fare un bordino per quanto riguarda lo scollo. Io vado a lavorare sia dove c'è il nodino, una maglia bassa, e dove c'è il punto entro proprio al centro della V e realizzo una maglia bassa. Io non realizzo un collo perché voglio che sia così il maglioncino, ma voi potete anche realizzare un collo tranquillamente. Adesso proseguo fino al termine. Allora, il tutorial è terminato, come avete visto è super facile realizzarlo, semplicemente più attenzione per quanto riguarda la parte centrale, che potete poi al limite realizzarla anche più piccolina quando poi avete capito il metodo per poter realizzare le righe brevi e poi per poterle rendere anche più lunghe. Allora, la manica è semplice perché il nostro polsino è abbastanza, non è strettissimo, ma diciamo come avete visto nella foto è perfetto per il mio polso. Voi potete anche stringere leggermente di più quando lavorate oppure farla qualche diminuzione sotto. Nei prossimi tutorial vedremo anche di realizzare delle maniche che hanno delle diminuzioni.
Sono contenta che siete arrivate fino alla fine del tutorial. Come avete visto, con un pochino di accortezza per quanto riguarda la parte centrale della costruzione delle foglie o simil treccia, abbiamo acquisito anche un qualcosa di diverso, le righe brevi, le righe lunghe, e in questo modo, facendo e contando i punti, riusciamo a realizzare, diciamo, questo disegno veramente particolare. La costruzione è semplice, è a pannello, per cui possiamo adattarla a qualsiasi misura. Io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del tutorial, ci vediamo sempre ogni lunedì e venerdì, seguitemi anche se volete su Instagram ma anche sul gruppo di Facebook. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.